L'unica cosa che io realmente faccio nella vita è cercare una serenità interiore. Cioè tutto il mio lavoro, tutto quello che io faccio nell'arco delle mie giornate e della mia vita tende a quello. Poi tutto il resto è un contorno. Questo si può fare in 1.000.000 di modi probabilmente. Io ho scelto questo venendo qui perché questo è un luogo che mi piace, le attività che faccio mi piacciono, mi risuonano, sono fatte per me. Quindi utilizzo, diciamo, tutto questo contorno, questo contesto, anche il lavoro che faccio, tutto quanto, io lo utilizzo ai fini di ottenere questo equilibrio interiore, questa serenità. Ho vissuto almeno per più di 2 decenni in un disagio interiore gigantesco. Tutto il percorso scolastico l'ho vissuto come una tortura, ma sul serio è difficile da spiegare questa roba, ma io mi sentivo in prigione, mi sentivo torturato, quindi l'ho vissuto veramente malissimo. E mi ha portato questo, non lo so, a 18 anni a essere uno straccio. Quindi dopo aver vissuto quell'esperienza lì, arrivi a un punto che dici ok, cosa stai a fare qua su sto pianeta? Qual è la tua priorità assoluta? Fare soldi, fare vacanze, fare figli, fare cosa? Fare roba che poi te la vivi come? Allora ho smesso di fare tutto, qualsiasi cosa. Mi sono fermato, mi sono seduto qua in sto cortile con una casa distrutta e ho detto ok, adesso come si fa a ricominciare a vivere decentemente? Sono successe tante cose, sì. Sono passati 10 anni. Tra l'altro, proprio in questi giorni si conclude il 9 e si entra nel 10. È successa una marea di cose, tantissime fasi, come andare in giostra, su e giù, su e giù. In realtà tutto è stato veramente bello. Non posso dire che qualcosa che è accaduto qua negli ultimi 10 anni non mi sia piaciuto. Anche i momenti più difficili che solo io e questi muri conosciamo. Sono stato qui da solo 4 anni, parlato veramente poco, poi mi sono un po' riaperto, avevo bisogno di una disintossicazione profonda da tante cose, sono stato tanto tempo senza internet, senza telefono, poi piano piano, come dire, mi sono sentito un po' guarito dentro e ho reimparato ad avere a che fare con le persone, sto reimparando in realtà a riaprirmi un po' verso l'esterno. Successe tantissime cose. Dunque, le 3 cose che mi piace di più fare nella vita, e tra l'altro tutte queste 3 cose valgono sia per dentro che per fuori. La prima in assoluto è lavorare. Io proprio vivo per lavorare. Per me la vita è lavoro, cioè non c'è differenza tra le 2 parole. La seconda cosa è pulire. A me piace pulire tutto quello che vedo, mi piace pulire anche dentro, ripulirmi sempre. E la terza cosa è costruire. Anche questa vale per dentro e fuori, ovviamente. Quindi dopo aver ripulito mi piace tantissimo ricostruire, partendo da una situazione pulita, di vuoto, da una condizione nella quale tutto è possibile. Per riassumere queste tre cose, se tu ti immagini, non so, questo posto, io sono arrivato, era completamente distrutto, quindi io ho ripulito, ricostruito, lavorando. E sono 10 anni che faccio questo e faccio conto di fare questo fino all'ultimo giorno. Cioè io vorrei morire lavorando, pulendo e costruendo. Come sto in questo periodo? È quasi finito l'anno. Questo è un periodo nel quale, oltre che si tirano le somme un po' di quello che è successo durante tutto l'anno, non so, anche a livello energetico interiore si è un po' vicini, rasenti alla morte quasi, cioè come un po' tutto quello che ci circonda, anche noi, almeno io mi sento un po' così, un po' stanco, un po' lento, insomma alla fine di un qualcosa. In questo momento esattamente sono un po' stanco e un po' introverso.
è una stanchezza molto buona, nel senso che io anche nelle volte che magari proprio sono stanco, distrutto dal lavoro eccetera, è sempre buona, per meno la vivo sempre in maniera buona, perché è frutto di un lavoro la stanchezza, è la conseguenza di un qualcosa che è stato fatto e per cui ok, bisogna recuperare, però è sempre qualcosa di buono per me. Per carità, no, per niente, non mi sento per niente un guerriero, io sono arrivato qua per smettere di lottare. Ho lottato tutta la vita contro qualsiasi cosa che incontravo, ho lottato a livello ideologico, a livello sociale, a livello, non so, politico mai tanto, non mi è mai interessato granché, però comunque ho sempre interpretato tutto come una lotta, no? Come una sfida, perché un po' questa società come dire, ti inviara a questo. Però quando poi ho scoperto che per me era completamente inutile lottare, uno spreco di energia, perché poi alla fine tanto il mondo va dove gli pare, le persone ognuno va dove gli pare, contro chi lotti, contro cosa lotti, per cosa, diciamo dentro di me non c'è più niente di ideologico da difendere. Ho lasciato andare tutta questa roba, non mi interessa niente, io semplicemente ho iniziato a venire qua, smettere di lottare, fare esclusivamente quello che mi sentivo di fare, che mi piaceva fare, ho cercato di ricostruirmi un'identità, una vita sana e con le attività che mi piacciono cercare di vivere dignitosamente, guadagnarmi 4 spicci per campare, ma proprio lottare è l'ultimo dei miei pensieri, io vivo nel non lottare proprio. Assenza di lotta, accettazione, abbandono, non so, sono in questa dimensione qua in questo momento. Giocare, io sono venuto qua per giocare in realtà. Se non giochi nella vita e se te la prendi troppo sul serio e se pensi che sei venuto qua per fare qualcosa di troppo serio, dopo un po' ti passa la voglia. Ho passato un periodo della vita nel quale pensavo che giocare fosse una cosa stupida da bambini, è il periodo peggiore che ho passato della mia vita pensando di fare qualcosa di serio. A un certo punto mi sono reso conto che non era per niente divertente, non riuscivo a trovare un senso in quello che facevo. Io ho ritrovato il senso di vivere, diciamo lo stimolo di alzarmi ogni mattina e fare cose da quando ho ricominciato a giocare. Io sono venuto qua all'inizio, sembra una cosa assurda, ma non avevo nessun progetto, nessuna visione a lungo termine. Semplicemente ho detto, trovo un posto e ricomincio a fare tutte cose che mi piacciono, che mi divertono, nelle quali io possa esprimermi giocando. Quindi io ho cominciato a ricostruire una casa, io ogni giorno mi mettevo lì e facevo la stessa cosa che può fare un bambino con la sabbia sulla spiaggia, cioè facevo il cemento e ricostruivo cose, facevo intonaco, facevo buchi, facevo pavimenti, costruivo cose con legno, ho ricostruito una casa facendo così, giocando a fare quello, e così sono arrivato fino ad oggi. Ovviamente in tutto questo questo gioco deve anche portare alla sostenibilità, se vogliamo, no? di tutto questo, cioè tu devi poter campare quando serve qualcosa, devi poterlo magari anche acquistare se serve, quindi fai tutte le cose necessarie come tutti gli altri per poter vivere dignitosamente. Sì, senza dubbio. Allora, il denaro per me non è mai stata una priorità assoluta, cioè io non vivo per produrre denaro, a me non mi interessa niente. Quando io ne ho un po', io vivo con quello finché non ce n'è più e poi dopo gioco per produrne qualcos'altro. Questo modo di produrne un altro po' ogni volta può cambiare, ogni volta può essere diverso, ogni volta può essere approcciato in modo anche divertente. Adesso ultimamente per esempio io gioco a fare questi video su YouTube e ci guadagno qualcosa che mi serve per campare, oppure gioco a allevare animali e fare formaggio ed anche da quello magari o dalle attività che si fanno in agricoltura cerco di ricavarci anche quello, ma ovviamente non è la priorità assoluta. La priorità è divertirmi facendo queste cose e di conseguenza se riesco anche a cavarci qualcosa che mi serve per andare avanti, perfetto. Se dovessi fare solo denaro nella vita fine a se stesso, ma non è affatto divertente per me, non è una cosa che mi diverte. Posso dire sì, considera che io negli ultimi 10 anni
non so quanti giorni sono, un botto di giorni, sono sempre stato qua, non sono mai andato via neanche un giorno, se non per qualche ora. Se non fosse che ti piace di brutto non lo puoi fare, oltretutto in un posto dove comunque ci sono le certe difficoltà, fa un freddo boia d'inverno, i lavori spesso sono molto pesanti, il vivere un po' così fuori mano e anche fuori da un certo tipo di visione comune delle persone è faticoso, perché comunque ricevi giudizi, critiche. Non è stato facile, quindi a volte ci sono dei momenti in cui dici ma che cacchio sto a fare qua. Però se ancora sono qua dopo 10 anni e tutte le mattine mi alzo con questo entusiasmo e comincio a fare cose, è perché ovviamente mi sto divertendo ancora, se no non lo farei. Quando mi allontano un po' dal mio centro, dalla mia verità, da una sorta di mio equilibrio, ci sono due cose in realtà. Una è il contatto con loro e l'altra è lavorare. Io quando rientriamo da fuori, che magari usciamo per fare compere o magari per fare qualche cosa fuori eccetera, che mi appesantisce un po' uscire tutto quanto, appena rientro a casa, se mi devo recuperare energie velocemente, inizio subito a lavorare. Quindi lavorare è una cosa che mi riporta subito in una mia dimensione, e se poi lavoro a contatto con loro ancora più velocemente. Questo è un lavoro duro, cercare di non giudicarlo e farmi andare bene, insomma un po' tutto quello che mi circonda è un lavoro duro. Io negli anni ho fatto molta fatica, al principio sono stato qui da solo 4 anni principalmente per prendere distanze da tutta una serie di cose che mi faceva male vedere e sentire. Ci sono tante cose che ancora mi toccano quando le vedo e le sento. Nel tempo ho sviluppato una mia visione delle cose, del mondo, di me stesso soprattutto. Io ancora non riesco ad accettare tutto così incondizionatamente, senza avere una reazione interiore, che poi ok, questa reazione posso osservarla e per certi versi ascoltarla, farla salire e poi scaricarla, lasciarla andare. Questa è una capacità che negli anni magari ho sviluppato, ok? Ma non vuol dire che niente mi tocca e niente mi ferisce. Io mi sento libero al 100% solo qui, e neanche del tutto. Cioè, secondo me nessuno è realmente libero. Poi anche lì dipende cosa uno intende per essere libero, no? Questa società non è strutturata per essere liberi, per cui non puoi realmente dire quello che pensi sempre e anche manifestarti per quello che sei veramente. Nel senso che tu lo puoi fare, sì, però poi ti devi prendere le responsabilità di quello che accade intorno, perché se io dicessi veramente quello che penso al 100%, questa società non lo accetterebbe, non lo riconoscerebbe, per cui potrei farlo, sì, forse, ma dovrei prendermi poi le responsabilità di ciò che accade dopo. Quindi anche per esempio in questi video, io quello che si vede è quello che sono, ma quello che sono realmente dentro non si vede neanche attraverso questi video, questo lo tengo per me e basta. Ma sai che forse no. Cioè ho avuto 10 anni di tempo, no? Tu hai presente quando vivi per 4 anni da solo e vedi, non so, una manciata di persone l'anno, quanto sono lunghe le giornate? Tu non so se hai una vaga idea di quanto può essere lunga una giornata, no? Sai quanto tempo hai per farti delle domande, scassarti il cervello per cercare di darti delle risposte? Ho già sviscerato talmente tante domande, talmente tante questioni, che io adesso non c'ho più nessuna domanda, veramente. Una delle ultime cose che ho capito da queste domande che mi sono fatto è che voglio accettare il fatto che ci siano tutta una serie di cose alle quali io non posso rispondere. Cioè questa roba è stata una delle risposte che mi ha dato più comprensioni tutte insieme. Cioè
Ci sono tutta una serie di cose che, per tanto che tu ti sforzi di capire, di pensare, di trarre delle conclusioni, cioè ci sono cose che non si può dare una risposta. Allora questa sensazione che ci sono cose che alle quali io non posso rispondere, cioè mi dà veramente una leggerezza interiore. Dice, ma chi sono io per dover rispondere a tutto e chiedere tutto di tutte le cose? Ma che mi frega? Proposito per l'anno nuovo è cercare di incanalare l'energia che sento di avere dentro nel miglior modo possibile. A volte ho un problema, cioè io ho troppa energia. A volte rischia che queste energie si disperdono. Vorrei riuscire a incanalarle nel miglior modo possibile. Ma un messaggio per chi ci guarda lo estrapolo per esempio da tutti i commenti che noi riceviamo su questo canale, che sono veramente decine di migliaia. Tutte le persone che ci guardano riconoscono in noi una sorta di semplicità, diciamo, no? Nel fare le cose quotidiane. Detto alla mia maniera, io vi auguro, vive senza tante bale. Questo è quello che vi cambia la vita. Vivete senza tante balle, in maniera semplice, senza troppe sovrastrutture. Qualsiasi cosa fate, in qualsiasi situazione vi trovate, in qualsiasi lavoro o condizione o età, non importa, ma spogliatevi delle sovrastrutture. Si vive meglio, si vive più sereni, non ci si prende troppo sul serio. C'è solo bisogno di semplicità, di cose semplici, umili, che sono le cose che piacciono alle persone, che le fanno stare bene. Cercate di vivere senza tante bale. Ok, ne abbiamo finito. Yaura. Arvezze. Statemi bene, eh.